a parlare di umanità, mi viene in mente un racconto rabbinico. Si racconta di Rabbi Ezechia, vive a Lublino, in Polonia. Una notte Rabbi Ezechia fa un sogno, sogna che a Praga, molto distante da dove vive lui, sotto il ponte c'è uno straordinario tesoro. Al mattino si sveglia, si gira verso la moglie e dice: moglie, ho fatto un sogno. E che sogno hai fatto? E le racconta il sogno. E la moglie comincia a insistere, a dire: bene, allora vai, no? Vai, dove? A Praga, ma che sei matta? È pericoloso, devo attraversare le montagne, i fiumi, i briganti, no che non ci vado. Ma insomma, quella tanto insiste che alla fine Rabbi Ezechia si decide, parte, affronta il lungo cammino e dopo 2 settimane eccolo lì, a Praga, davanti al ponte. Arriva un mattino presto, ma non si decide perché c'è un militare che fa la ronda, avanti, indietro, passano le ore, Rabbi Ezechia non c'ha coraggio. Scende all'imbrunire, il militare gli si fa incontro. Beh, è tutto il giorno che sei qui, passa avanti un passo indietro. Oh, sei malintenzionato. No, dica, ma che malintenzionato? No, è solo che ho fatto un sogno. E gli racconta il sogno. E quello gli scoppia a ridere in faccia. Oh, povero uomo, mamma mia, vieni chissà da dove per andare dietro a un sogno. Ma dai, ma non si fa così nella vita, se tutti andassimo dietro a quel che sogniamo, dove andiamo a finire? Giusto per darti un'idea, fare un esempio, io qualche notte fa ho sognato che a casa di un tale Rabbi Ezechia di Lublino, in Polonia, a casa di questo qui, sotto la stufa, c'è un tesoro. Ma adesso io non è che pianto qui tutto baracca e burattini, vado a cercare questo che non so chi è. E quindi il racconto rabbinico si conclude con Rabbi Ezechia di Lublino, in Polonia, che torna a casa sua, sposta la stufa e trova il tesoro. Cosa raccogliamo da un racconto di questo tipo? Raccogliamo 4 spunti. Il primo, il racconto ci dice che nella vita il tesoro c'è, il che è una splendida notizia, perché non è la stessa cosa camminare sotto il cielo sapendo che il tesoro c'è o camminare travagliati dal dubbio che forse non ci sia in realtà alcun tesoro e che la vita in realtà, in fin dei conti, sia una fregatura. Sapere che il tesoro c'è muove le mie energie, accende la mia immaginazione, approfondisce la mia determinazione. Siccome il tesoro c'è, io lo voglio cercare. Il sogno di una vita piena, umanamente ricca, merita di essere seguito. Rabbi Ezechia affronta il percorso per andare a cercare il tesoro. Il grande tesoro della nostra vita è che noi siamo ricchi. Solo che la vita è un tesoro così quotidiano che rischia continuamente di finire sotto la stufa. Noi siamo ricchi. Noi siamo i depositari, gli eredi di quella misteriosa forza che 3 miliardi di anni fa si è accesa misteriosamente in quell'esserino unicellulare e che da quel momento si è diffusa in tanti modi sotto il cielo. Come il grande Charles Darwin scrive nell'ultima pagina dell'Origine delle specie, c'è qualcosa di grandioso in questa idea della vita, con le sue molteplici forze che il creatore originariamente ha impresso in poche forme, forse una soltanto, e nel fatto che da un così semplice inizio innumerevoli forme bellissime e meravigliose si siano evolute e continuino a evolversi. Ma perché tutta questa ricchezza così facilmente finisce sotto la stufa della nostra incomprensione? Sapete, un adulto respira mediamente 20.000 volte al giorno. Forse possiamo cominciare da un esercizio, possiamo farlo adesso, stiamo tutti respirando, no? Controllate quello di fianco che o dorme o è morto, insomma, ma dovremmo essere qui a respirare. Forse possiamo cominciare a esercitarci, a essere un po' più consapevoli del fatto che respiriamo. Che cos'è respirare? Che cos'è essere vivi?
Forse possiamo abitare con gratitudine il nostro respiro. Questo peraltro è l'inizio della preghiera. Il libro di Genesi dice che ognuno di noi respira dello stesso respiro di Dio. Che cosa vorrà suggerire questa immagine? Secondo spunto, il racconto di Rabbi Ezechia ci dice che nella vita il tesoro lo trova chi affronta il cammino, chi varca la soglia, chi si schioda dal divano, chi impara a rischiare. Rabbi Ezechia trova il tesoro perché si mette a camminare. Camminare è una delle cose più difficili che abbiamo fatto nella vita. La nostra specie ci ha messo 4 milioni di anni di evoluzione per passare da quadrupedi a bipedi e tutti noi abbiamo imparato a prezzo di tanto impegno, di tanto tempo, di tante cadute. Soltanto cadendo abbiamo imparato che avevamo la forza di rialzarci. Soltanto cadendo abbiamo imparato che cadere non è una tragedia. La paura di cadere ci tiene vigili, in equilibrio, ma se diventa qualcosa che ci impedisce di camminare, allora non ci aiuta più a vivere. Mi viene in mente di quando con la nostra scuola portammo i nostri ragazzi di terza superiore ad affrontare un'arrampicata in Falesia. Rivedo Claudio ai piedi di quella parete di roccia. Claudio era un bravissimo sportivo, un nuotatore abituato a vincere. Ricordo la determinazione con cui quella mattina Claudio si rifiuta di affrontare l'arrampicata perché ha paura di non eccellere, ha paura di risultare goffo agli occhi dei compagni. E rivedo ai piedi della stessa parete di roccia Lucia. Le sono vicino, la sento respirare affannosamente, la guardo, bianca in volto, sta tremando, lo sguardo fisso al percorso che ha davanti. Mi avvicino sottovoce e dico: Lucia, guarda che non è indispensabile, puoi anche dire che non te la senti. Neanche mi guarda. No, voglio provare. Con una determinazione nello sguardo, nella voce che ancora mi porto dentro. Quindi rivedo Lucia che si imbraga, Lucia che comincia la scalata, che comincia a prendere confidenza con la roccia, Lucia che alla fine della giornata avrà scalato le 3 pareti di roccia di difficoltà progressiva con una tenacia e una agilità che lei stessa non sapeva di avere. Quello che ci trattiene così spesso è non tanto la paura di cadere, ma la difesa di un'immagine, la paura di quello che altri diranno della mia caduta. Ma quando non abbiamo il coraggio di affrontare la paura di cadere, rischiamo di rimanere molto poveri. Quando è l'ultima volta che abbiamo affrontato il sano coraggio di rischiare? Rischiare è uno dei verbi più belli dell'avventura umana. Terzo spunto che raccogliamo, il racconto ci dice che nella vita il tesoro lo trova chi impara a dialogare con lo straniero. Rabbi Ezechia condivide il suo sogno con il militare che appartiene a un popolo diverso dal suo e dà credito al sogno del militare. È soltanto il rapporto con l'altro che mi permette di scoprire la ricchezza di cui sono depositario. Il rapporto con lo straniero, il sogno dello straniero che va dietro al suo sogno di una vita dignitosa, di un lavoro ben pagato, di una casa sicura, di libertà di parola, di democrazia. Noi li conosciamo bene questi sogni, i nostri nonni hanno attraversato l'oceano per andare dietro a questi sogni. Auguriamoci e impegniamoci a che il mondo diventi un po' per volta un luogo dove gli stranieri possono condividere i rispettivi sogni. Se non impariamo, diventeremo tutti rapidamente molto poveri. Ultimo spunto. Il racconto di Rabbi Ezechia ci dice che, come spesso accade nelle grandi tradizioni narrative di ogni tempo, di ogni cultura, l'eroe affronta il cammino, i 1000 pericoli alla ricerca del tesoro per poi scoprire che il tesoro in realtà ce l'ha sempre avuto in casa, ma ha dovuto affrontare il rischio perché i suoi occhi si aprissero alla consapevolezza del tesoro di cui era già destinatario. Come dicevamo, noi siamo già ricchi
la ricchezza di essere vivi, di respirare, ma spesso questa ricchezza finisce sotto il pavimento della nostra inconsapevolezza, delle nostre frenesie, della nostra banalità. Ma poi ci sono eventi della vita che danno uno scossone, sollevano il pavimento e allora il tesoro ci viene restituito. Novembre 2020, mi ammalo di Covid, febbre molto alta, ossigenazione del sangue bassa, 7 giorni, 6 notti di insonnia completa, non dico che vedo la Madonna, ma quasi, insomma. Mi portano d'urgenza in ospedale, quella prima notte i medici dicono ai miei familiari: guardate, la situazione dei polmoni è compromessa, non è detto che superi la notte, però se la supera qualche speranza in più c'è, ed evidentemente l'ho attraversata la notte. Nel cuore di quella notte, a un certo punto, matura dentro di me questa consapevolezza: io non ho più risorse. Spossato, non riesco a respirare, ho le flebo dappertutto, la maschera della CPAP che mi stringe, mi fa male, chiamo l'infermiera, non arriva, io non ho più risorse. E quindi posso veramente affidarmi. Il grande paradosso, siccome non ho più niente a cui aggrapparmi, allora posso veramente proprio soltanto affidarmi. Io sapevo che ero sul crinale della morte, percepivo di avere la morte davanti a me ed ero in una pace profondissima perché sentivo che dentro quella morte c'era tantissima vita, tantissima vita. Noi siamo ricchi sempre. La consapevolezza di questa ricchezza ci permette di imparare ad affrontare tutto, anche l'esperienza del morire. E allora, che cosa rende l'avventura umana degna di essere vissuta? Radicarci nella consapevolezza che il tesoro c'è e merita di essere cercato, e che cadere non è una tragedia, ma l'occasione per imparare a rialzarci. E che il dialogo con lo straniero ci rende entrambi ricchi e che noi siamo già ricchi perché siamo vivi e perché possiamo imparare un po' per volta a diventare vivi per davvero. Tutto questo è ciò che rende l'avventura umana meritevole di essere affrontata. Grazie.